Ciao, sono Alessandro di Lifetime Deals Italia, la prima community italiana dedicata ai tool di digital marketing, specialmente a quelli in offerta. In questo video parleremo del cambio di pricing annunciato qualche giorno fa da Elementor, che sarà attivo a partire dal 9 marzo 2021. Se ti interessano questi argomenti, in particolare i tool di digital marketing, ti invito a iscriverti al canale per non perderti nessuno dei prossimi video. Ed ecco qui la nuova tabella di prezzi di Elementor. Se stai guardando questo video immagino che tu sappia già che cos'è Elementor, ma comunque faccio una brevissima introduzione. Si tratta di un plugin per WordPress che permette di utilizzare un visual builder per costruire landing page e siti web. Vantano al momento più di 5 milioni di attivazioni, quindi stiamo parlando di un plugin molto diffuso. Perché è così diffuso? Primo perché ha un piano gratuito molto limitato. Io l'ho provato forse per un'ora e poi ho comprato subito la versione Pro, ma soprattutto perché è uno strumento veramente potente, veramente interessante, che permette di semplificare la costruzione di siti web e landing page. Comunque, veniamo a noi. Questa tabella, iniziamo con il dire che questi prezzi saranno attivi a partire dal 9 marzo 2021. Quindi la domanda che potrebbe sorgerti spontanea è: se io ho già un abbonamento Elementor, cosa cambierà per me? Allora, se tu hai un abbonamento attivo e stai guardando questo video prima del 9 marzo, non preoccuparti perché per te non cambierà niente se continuerai a rinnovare il tuo abbonamento. Un'altra domanda che potrebbe sorgerti è: e se io invece non ho un abbonamento a Elementor, posso evitare di dover spendere $999 l'anno per avere 1000 siti? La risposta è sì, purché tu acquisti la licenza di Elementor prima del 9 marzo. Se questo è il tuo caso, ti lascio un link in descrizione al quale potrai acquistare la tua licenza. E non preoccuparti, almeno quello che dicono i creatori di Elementor, che questo prezzo rimarrà per sempre, per cui non è che dopo il primo anno dovrai pagare $999. Comunque veniamo più nel dettaglio e paragoniamo i prezzi attuali a quelli nuovi. Per quanto riguarda il piano Essential e il piano Advanced, sono praticamente uguali agli attuali piani Personal e Plus. Quindi nel primo caso $49 l'anno per un sito web, nel secondo caso $99 l'anno per 3 siti web. Quello che davvero cambia è il piano Expert. Al momento infatti il piano Expert costa $199 l'anno, ma ti permette di utilizzare Elementor su 1000 siti web. Come puoi vedere, il nuovo prezzo sarà lo stesso, ma per installare Elementor solo su 25 siti web. Questa è una cosa che potrebbe andare bene a molti, ma potrebbe anche non piacere ad alcuni. Andiamo a vedere intanto gli altri due piani previsti. Quindi abbiamo un piano studio a $499 l'anno e un piano agency a $999 l'anno. Nel piano studio possiamo installare Elementor su 100 siti web, nel piano agency su 1000 siti web. Quindi il numero di siti uguali a quelli dell'attuale piano Expert, ma per $800 in più l'anno. Quindi dopo aver visto questo aumento, molte persone mi hanno detto: ma sono impazziti questi di Elementor? Sono diventati tutto un tratto avidi? Vogliono guadagnare un sacco di soldi e scappare col bottino? Ovviamente no. Ci sono delle motivazioni dietro a questo aumento dei prezzi e sono, direi, totalmente giustificate. Vediamone alcune.
La prima cosa che possiamo dire, magari non è relativa specificamente ad Elementor, ma è che all'interno dell'ecosistema WordPress i prezzi per i plugin e per i temi e per tutti i tool, diciamo, utilizzabili all'interno di WordPress sono ancora molto bassi. Solo negli ultimi anni abbiamo iniziato a vedere plugin venduti per centinaia di dollari o di euro e in effetti diciamo che sono totalmente giustificati, soprattutto quando parliamo di e-commerce, quando parliamo di trasformare WordPress in una piattaforma che ci può permettere di monetizzare. Provate a fare un paragone con altre piattaforme simili e calcolate un po' voi la differenza di costo. Parlando nello specifico però di Elementor, possiamo andare a vedere che all'interno dei due piani più costosi, quindi Studio e Agency, abbiamo due voci in grassetto, o meglio una voce in grassetto per entrambi i piani. Questa voce dice VIP Support. Cosa significa? Significa che Elementor metterà a disposizione un supporto tecnico via chat per tutte le persone che avranno accesso a questi due piani. Nel primo caso, quindi nel caso dello studio, fino a 5 membri, nel caso dell'agenzia fino a 10 membri. Che cosa significa? Che membri del tuo team possono accedere al VIP support. Infatti, una delle caratteristiche, insomma, delle critiche che venivano fatte ad Elementor era quella della velocità del supporto. Sebbene questo supporto fosse veloce, nel senso la maggior parte dei problemi vengono risolti in 24-48 ore, però è vero che ci sono problemi, soprattutto problemi magari tecnici, che possono aver bisogno di essere risolti in pochi minuti. Ovviamente se andiamo a contare il numero di installazioni che abbiamo detto prima di Elementor, che sono più di 5 milioni, togliamo magari 2 milioni e mezzo, 3 milioni che sono con il piano free, restano comunque potenzialmente 2 milioni di persone che chiedono supporto ogni giorno. Ci rendiamo quindi conto che avere un supporto live chat per tutte queste persone potrebbe essere molto dispendioso in termini di risorse umane e di costi. Quindi Elementor dice: se vuoi accedere a un livello di supporto tale per cui ti risponderemo in pochi minuti, mi paghi queste cifre l'anno. E io trovo che sia giusto. Inoltre possiamo vedere che sui 3 piani più costosi ci saranno anche più di 100 website kits che devono ancora arrivare e ci sarà accesso all'Expert Network Profile. Questo è una sorta di Upwork o Fiverr, comunque un network interno di Elementor, all'interno dei quali, scusate il gioco di parole, all'interno del quale si può accedere e proporre i propri servizi come web designer. Quindi anche questo è molto interessante. In questo momento penso che sia ancora in versione beta, ma potenzialmente è molto interessante. Il terzo motivo valido per cui Elementor ha deciso di aumentare i prezzi è che attraverso il piano studio e il piano agency si sta rivolgendo appunto ad agenzie. Se hai un'agenzia puoi permetterti di spendere $999 l'anno per utilizzare Elementor su 1000 siti. Stiamo parlando di $1 potenzialmente a sito, quindi veramente niente. In più, se hai un'agenzia, io ti consiglio di offrire un servizio ricorrente, mensile o annuale, di aggiornamento dei plugin, manutenzione, eccetera. È molto importante perché comunque Elementor rilascia tantissimi aggiornamenti e non è l'unico plugin che lo fa, per cui tu stai andando a dare un servizio ai tuoi clienti, ovviamente a fronte di un pagamento ricorrente. Quindi, riepilogando, se hai già Elementor non preoccuparti, il tuo piano non dovrebbe variare.
Se hai pensato di acquistare Elementor, nello specifico la licenza da 1000 siti, ti invito a farlo il prima possibile, soprattutto prima del 9 marzo 2021. Ti lascio il link in descrizione al quale puoi acquistare questa licenza. Se stai guardando questo video dopo il 9 marzo 2021, ormai i prezzi sono quelli di cui abbiamo parlato. In ogni caso, se tu hai un'agenzia, non dovrebbe essere un problema per te acquistare uno dei nuovi piani. Spero che questo video ti sia stato utile. Se ti va, lasciami un like o un commento per qualsiasi domanda e ci vediamo al prossimo video.